Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Come vedete oggi c'è uno sfondo diverso, c'è un'ambientazione diversa e c'è anche un titolo un po' particolare perché siamo qui per una piccola postilla, piccola non tanto perché il video sarà bello pieno di informazioni sulla storia della Life. Abbiamo avuto la fortuna di essere contattati da chi in Life ci ha lavorato. Parliamo di figure comunque importanti all'interno del team per quanto riguarda anche poi lo sviluppo del motore e quindi siamo veramente orgogliosi di presentarvi questa intervista che abbiamo fatto veramente con piacere e molta curiosità perché qui con me c'è anche Yuri che è occupato poi della raccolta di informazioni Ciao. per questo video. Può dirvi lui quanto è stato difficile trovare le informazioni corrette per questa storia. Sì, è stato difficile perché comunque le notizie a volte non si sa se sono vere, se sono false, se sono leggende. E comunque anche ho cercato comunque di reperire informazioni anche dai protagonisti, comunque anche qualcuno che è presente su Facebook. Quindi ho preso anche le informazioni leggendo direttamente da loro, però comunque sentirle raccontare dai veri protagonisti davvero è tutt'altra cosa, insomma, quindi sarà un'intervista molto, molto bella. Allora, io prima di proseguire e presentare chi c'è con noi oggi, vi raccomando di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi video che vi anticipo già saranno molto molto interessanti perché abbiamo degli argomenti che ci sono stati richiesti da voi, altri che sono delle sorprese, quindi arriveranno contenuti diversi nelle prossime settimane. Seguiteci sulle nostre pagine social e preparatevi veramente un bel sacchetto di popcorn o quello che vi piace di più mangiare durante un grande spettacolo perché non avete idea di quello che vi aspetta in questa intervista. E raccontateci un po' qual era il vostro ruolo all'interno della Life. Io sono Oliver Piatti, sono stato uno dei primi, forse il primo ad arrivare alla Life dopo i ragazzi dell'ufficio tecnico. Perciò io ho seguito dall'inizio tutto quello che è stata la costruzione di tutto per assemblare il motore all'inizio anno 88 e 89. Quando si è deciso di fare anche la macchina e di partecipare al mondiale, diciamo che io ero il responsabile della squadra. Poi non si può pensare a un responsabile come un team di Formula 1 di oggi dove ci sono 1000 persone, noi eravamo pochi ragazzi, perciò vabbè, io cercavo di coordinarli nel box in pista, e la moglie di Ernesto Vita organizzava i viaggi e prenotava i biglietti, gli alberghi e queste cose. Diciamo che io ero il responsabile in pista. Io invece sono Maurizio Ferrari, sono arrivato alla Life che il motore girava già al banco, sono un ingegnere elettronico, stavo cercando una tesi di laurea, sono stato presentato a vita da un amico comune, mi sono entusiasmato e ho scritto la mia tesi di laurea sul motore, il motore W di Franco Rocchi, e poi sono rimasto con la squadra per tutto l'anno fino a quando l'avventura non è terminata. Aggiungo che oltre ai piloti avete qui le uniche persone che hanno guidato la Life. Oliver l'ha guidata veramente col motore JAD, io l'ho guidata trascinata da un Renault Espace sul circuito cos'era, Magny-Cours? O era, Sì. era Magny-Cours quell'anno lì? Ecco. E direi che è un grande onore, Sì, sì, sì. anche perché comunque è la prima intervista che facciamo su questo canale e già partire così è veramente molto bello. Allora, la cosa che volevo chiedere io è, si dice che la scuderia sia stata fondata quando Vita aveva, diciamo, acquisito i diritti del motore, quando lui non ha trovato degli acquirenti, gli è venuta in mente l'idea di fare la scuderia sua con il motore W12 per, tra virgolette, promuoverlo per poi rivenderlo. Ecco, ci raccontate questa storia effettivamente, se è così o se è leggermente diversa? No, diciamo che allora il discorso del motore è che
Noi quando abbiamo fatto le prime messe in moto in sala prova, il motore non ha avuto dei grossi problemi. Io posso dirvi che nel giorno in cui è venuta la Freudenberg, che è la costruttrice di smorzatori torsionali da callettare sugli alberi motori, il motore ha girato al banco per 11 ore senza avere un problema. Chiaramente poi con l'andare del tempo ci siamo resi conto che qualche problemino stava uscendo, tipo sulle bronzine piccole delle biellette, dopo poche ore di funzionamento si cominciavano a vedere dei piccoli problemi. La sperimentazione è andata avanti, non è molto semplice perché noi, lavorando con la Pankel per le bielle, loro ci hanno sempre detto: ci dovete dire cosa dobbiamo fare, perché noi in quel periodo loro costruivano le bielle per tutti i Formula 1 praticamente, e ci dicevano: se voi volete una biella tradizionale, noi vi garantiamo che funziona. Questa noi non sappiamo niente, perciò ci dovete dire voi cosa dobbiamo fare. Su una cosa nuova non era così semplice trovare la soluzione. Sono state fatte alcune modifiche che forse ci hanno portato un po' fuori strada, il tempo è andato avanti, i soldi scarseggiavano. Alla fine Ernesto, che saluto perché è un amico, ha deciso di fare il team per far vedere che alla fine il motore poi funzionava. Sarebbe bastato un po' di sviluppo per poterlo far funzionare. Abbiamo messo insieme il team, forse dobbiamo dire che mancava l'esperienza della pista, mancava l'esperienza di un team organizzato. Al di là della mancanza di soldi che già c'era nello sviluppo del motore, perciò evidentemente poi si è riflesso anche in tutto quello che riguardava la vettura. Un'altra domanda che abbiamo pensato, perché riguarda una delle storie più conosciute a proposito della Life, e non andiamo in ordine cronologico, però diciamo che andiamo un po' sugli episodi che hanno anche colpito la nostra attenzione, anche perché ricercare informazioni sempre su questi team che erano in Formula 1 negli anni 80-90 è molto difficile, perché si trovano le notizie più disparate. Una notizia e un avvenimento che ci ha colpito parecchio è stato il famoso episodio delle batterie scariche in Brasile. Ci potete raccontare bene com'è stato quell'episodio, se effettivamente è andato come lo abbiamo raccontato noi? Allora, è vero che in Brasile è venuto un fortissimo temporale, si sono allagati tutti i box, c'erano delle difficoltà, non ricordo esattamente la storia della batteria scaricata, però è vero che noi in Brasile abbiamo girato. Gary Brabham in Brasile ha fatto 5 o 6 giri, perciò il fatto che si fosse scaricata una batteria, probabilmente ne avevamo una di scorta carica. No, ecco, volevo aggiungere, scusa Andrea, forse questo Maurizio è più, ne sa di più. Comunque mi risulta che c'erano diversi problemi anche alla centralina elettronica della Life. Ma vorrei raccontare una cosa, io in Brasile non c'ero, ma me l'ha detta Oliver, per un curioso scherzo del destino. Durante le prove libere a un certo punto la Life risultò essere la più veloce come velocità di punta, e quindi arrivò questa macchina con un motore mai visto, su cui c'era molta curiosità. Si presenta alle prove libere del primo Gran Premio e passa davanti a tutti come velocità di punta. Mi ha raccontato Oliver che videro arrivare Ron Dennis incuriosito ai box della Life. Sì, è vero questa cosa. Io immagino che ci fosse un errore nel cronometraggio, qualcosa che non funzionava, perché onestamente non era possibile. Non venne soltanto Ron Dennis davanti al box, ma anche l'ingegner Goto a vedere che cosa ci fosse intorno a questa macchina. La centralina ha fatto quello che ha potuto, nel senso che credo che tutto sommato non si possa imputare molto a una centralina che probabilmente non era all'altezza delle Bosch, delle Marelli dell'epoca, anzi direi quasi certamente, ma non era quello che ha tolto o ha mandato in crisi il motore. Era una centralina fatta dalla TDD di Bologna, che alla fine, insomma, il suo dovere onestamente direi che l'ha sempre fatto.
un po' di difficoltà ce le ha portate, abbiamo fatto diverse prove, però alla fine il problema non era quello della centralina, né per le rotture e né per la mancanza dei cavalli, Sì. che onestamente i cavalli ci mancavano, più di 100 cavalli come giustamente ha detto Ernesto nell'altra intervista che avete fatto, insomma. Sì, l'ha fatta Formula One, non l'abbiamo fatta noi, così tanto per dovere di cronaca. Ecco, un'altra cosa che volevo chiedere, perché ho letto delle velocità tipo 100 km/h in meno, 120 km/h in meno, ecco, diteci di preciso quanti giri al minuto dovevate girare per non avere rotture e quanto, diciamo, riusciva a girare il motore. Noi il motore non ha mai girato più di 11.000 giri, anche perché il motore a quel regime si plafonava, cioè non riusciva a salire, probabilmente perché bisognava fare ancora un po' di sviluppo, vedere esattamente tutto il discorso riguardante anche l'ammissione. Rocky, io ho grandissima stima per lui, però era 10 anni che lui era fuori dal mondo della Formula 1, probabilmente i materiali, la tecnologia era andata avanti, perciò di base il motore era buono, però aveva sicuramente bisogno di sviluppo. Sì, questo forse è una cosa che non tutti hanno visto. Questa è una biella della live. C'è qualche foto che ho messo anche sulle pagine che sono dedicate alla live, però per tanti di quelli che seguiranno questa intervista, ecco, questo è l'oggetto che ha reso il motore della live veramente diverso da ogni altro motore di Formula 1. Bisogna dire anche una cosa: Rocky era un ingegnere che era nato nell'ambito aeronautico, progettava motori aeronautici alle officine reggiane di Reggio Emilia, e se andate a vedere la storia dei motori, c'è un motore negli anni che ha avuto un enorme successo sia agonistico che commerciale, il Napier Lion, che dal 1920 al 1940, esattamente con questa architettura, un motore 12 cilindri a W a 60 gradi con 2 alberi a cam in testa, ha avuto un enorme successo commerciale e agonistico, record di velocità aeronautici, motonautici e su terra. Girava a una rotazione molto più bassa, aveva un rapporto di compressione molto più basso perché le benzine erano quello che erano, però Rocky, che aveva poi provato l'idea in Ferrari, non l'aveva pensata bene, insomma. Poi dopo la storia è quella che è. Maurizio, tu lo sai che in Ferrari, prima di costruire il Boxer, avevano fatto una fetta del motore con 3 cilindri e aveva dato delle potenze specifiche quasi doppie rispetto a quello che stavano usando loro ai tempi. Sto parlando dei tempi di Bandini, dell'8 cilindri. Sì, so che avevano fatto questo 3 cilindri, Rocky ce lo disse. Io ho avuto la grande fortuna, io alla live devo solo dire grazie a Vita che diciamo, mi ha dato la possibilità di vivere questa avventura, che per chi c'è stato dentro, sia tecnicamente per me, giovane ingegnere, che umanamente, perché poi, come potete vedere, siamo rimasti in contatto con persone con le quali, come Oliver, abbiamo lavorato per tanto. È stata un'occasione straordinaria, ecco, questo va detto. In Ferrari avevano fatto questa fetta a 3 cilindri che aveva dato degli ottimi risultati, e mi ricordo che diceva Rocky che dopo una lunghissima discussione, cioè riunione terminata alle luci dell'alba, vinse invece l'idea di progettare un motore boxer, perché si stava passando dal 1500 aspirato al 3000 in Formula 1, e la Ferrari scelse il boxer invece di un motore a W. La federazione decise che il numero massimo di cilindri fosse 12, mentre loro avevano progettato 3 file di 6, perciò il numero dei cilindri era troppo, perciò si ripiegò sulla soluzione del boxer, anche perché i tempi erano diventati veramente strettissimi. Il boxer, se qualcuno farete un'intervista a qualcuno, è stato progettato in un paio di mesi e realizzato, perché era veramente, loro erano partiti per fare questo motore a doppia
a 3 file di cilindri e poi hanno ripiegato sul box, che poi è stato un motore, come ben sapete, vincente e super riuscito. Sì, certamente ha avuto una storia più fortunata del povero motore della Life, insomma. Ecco, e direi che il cruccio grosso che rimane a Oliver e a me è quello di dire ancora, ma se avessimo avuto l'esperienza di adesso, soprattutto Oliver, l'esperienza di adesso, le conoscenze, i materiali e tanti soldi, dove sarebbe arrivato questo motore? Sicuramente molto meglio di come ha figurato. Ecco, questo. Sì, bisogna dire anche, bisogna ricordare, ad esempio, a Silverstone la macchina è riuscita a fare 22 giri, certamente era lenta, però 480 cavalli al banco li vedevamo regolarmente, in vettura ce n'erano probabilmente molti di meno, perché se guardate come è fatta la macchina, l'aria, quella poca aria che poteva entrare, doveva sgattaiolare dietro le spalle del pilota. Per fortuna Bruno, come me, è piccolino, perché se ci fosse stato un pilota solo un po' più alto, con le spalle avrebbe tappato le prese d'aria del motore definitivamente proprio. E quindi anche questo non ha sicuramente aiutato. Diciamo che ci sarebbe stato bene dentro Yuki Tsunoda, che è alto 1,50 m scarsi, ecco. Era veramente, subiva tantissimo quando c'erano delle accelerazioni durante le scalate, delle accelerazioni della biella che mandavano in crisi tutto il sistema. Ho fatto 10 giri a Fiorano, ma senza riuscire ad andare in fondo con il sedere con la macchina, perché è veramente strettissima dentro. Poteva starci giusto dentro Bruno, perché è veramente stretto di fianchi, ma io l'ho guidata stando di traverso. E infatti quando si rompeva, c'era da rimorchiarla, chiamavano me, perché io ci stavo dentro abbastanza bene, invece, senza problemi, più o meno alto come Bruno. Ecco, quindi abbiamo parlato prima del fatto che il motore necessitasse comunque dello sviluppo e c'era bisogno di molto più budget di quello che era disponibile, e sapendo anche questo insomma che le prestazioni erano quelle che erano, però abbiamo percepito anche nelle ricerche che abbiamo fatto, anche in quello che ci avete raccontato fino adesso, comunque un bel affiatamento tra voi componenti dello staff, i piloti, sia Giacomelli che Scapini, collaudatore. Quindi com'era l'atmosfera all'interno del team durante quella stagione? Assolutamente un'atmosfera di amicizia e di, come posso chiamarla, quando va tutto male, che tu sei ultimo, no? O si litiga e non ci si guarda in faccia, o ci si sta uniti, si sorride anche delle disgrazie. Noi abbiamo passato tutte le gare, le notti a ricambiare il motore per la gara successiva. Quando si faceva una gara e poi il materiale non tornava a casa, gli altri facevano la gara, noi tiravamo fuori il motore di scorta dalla cassa, cambiavamo il motore per portarlo nella pista successiva. È proprio così, eravamo una squadra. C'è una storia che merita di essere raccontata, perché ne abbiamo parlato in questi giorni con Oliver. Il cambio del motore dal Rocky al Judd è stata un'impresa veramente colossale, perché le persone erano poche, e lì devo dire che era Oliver che è riuscito a fare un miracolo. Le persone erano poche, i soldi ancora meno, e per chi è fuori da questo ambiente sembra semplice cambiare un motore con un altro, ma questo ve lo potrà raccontare meglio Oliver dopo. E in realtà si è trattato di rifare l'impianto elettrico, il cupolone, perché il cupolone è stato fatto ex novo, tutto il circuito di raffreddamento, le flange. C'è stato veramente è stata una cosa quasi da non credere, tant'è che prendemmo l'aereo, e questa è una delle cose che io ricordo con grandissimo piacere, l'aereo per il Portogallo, un aereo charter in cui c'era la Ferrari, la Minardi, penso la Scuderia Italia, forse mi scordo qualcun altro dei team italiani, e arrivavamo noi della Life che come bagaglio a mano in cabina avevamo i radiatori, perché avevamo fatto la messa in moto, ma la macchina era dovuta partire una settimana prima col camion, perché la strada del Portogallo è tanta, e arrivavamo là e pur avendo
fatto tutto quello che si poteva fare in officina, arrivavamo là che la macchina sembrava il kit Tamiya e abbiamo lavorato tutta la notte alle 8:30, perché poi passa la storia, sì, sono partiti, hanno perso il cupolone, poveri sfigati, scusate, no, è stato, credetemi, al mattino quando abbiamo fatto la messa in moto, abbiamo fatto il giro, Oliver aveva detto come avrebbe dovuto girare la macchina, cioè senza cupolone. Chi in quel momento comandava in pista ha scelto diversamente e il cupolone è stato perso. Ma venne il meccanico della Leyton House che era venuto a ritirare un motore che ci avevano dato, che ci avevano rifilato, direi, a Monza, e ci volle stringere la mano uno a uno, perché io mi ricordo le parole, lui disse: ragazzi, io ieri sera ho visto come eravate messi, avrei scommesso quello che ho di più caro al mondo, che questa mattina voi avreste fatto di tutto meno che mettere la macchina in moto, cioè pensavo che voi foste venuti qua per far finta, invece no, noi ci siamo riusciti. E per me questo, ad oggi, a 30 anni di distanza, è veramente un grande motivo di orgoglio per quello che siamo riusciti a fare, e in particolare è riuscito a fare Oliver, perché in officina c'era lui e riuscì a fare tutto lui, insomma, in modo che alla fine ragazzi, noi... perché gli altri sì, ormai c'era un'aria di smembramento, perché il 90% della gente se n'era già andata e perciò con altri due ragazzi testardi quanto me abbiamo rimodellato un cupolone. Devo ringraziare ancora oggi l'azienda Camatini che, nonostante i ritardi di pagamenti eccetera, ci ha lo stesso fatto il cupolone. Provate a immaginare, quella macchina è nata con un motore Ford Cosworth a 90 gradi, è stata modificata per montare il motore live, perciò è stato rincollato una flange sulla scocca eccetera. Abbiamo smontato tutto quello che riguardava il motore live e abbiamo messo su un JAD a 75 gradi che ha gli attacchi ancora diversi, perciò noi, tornati da Monza, abbiamo lavorato per 3-4 settimane ad oggi, dopo 30 anni non ricordo bene, e alla fine siamo riusciti a, non dico mettere insieme tutta la macchina, a puntare tutto quello che c'era da puntare. Dico veramente puntare nel senso reale, perché le cose le ho saldate io, le vaschette dei radiatori, i tubi dell'acqua, queste cose. E quando, come diceva Maurizio, siamo andati in aereo con i radiatori sotto braccio, è perché durante i 3 giorni che siamo rimasti a casa io ho finito di saldare tutto senza poter provare niente. Siamo andati là, abbiamo montato tutto e alla fine il cupolone nessuno era stato in grado di montare l'Eclipse, adattarlo perché andasse bene. È stato detto: giriamo con il cupolone, lo attacchiamo con il nastro. Io ho detto: con il nastro vola via alla prima accelerata. No, sì, no. Poi io dopo notti che non dormivo ho detto: fate quello che volete, però il cupolone vola via. Bruno è partito, gli ho detto: guarda, fai un giro in prima a passo d'uomo, altrimenti il cupolone va in testa a qualcuno. E infatti per fortuna non è andato in testa a qualcuno, ma è volato via. Questo è successo, ma non è volato via perché non poteva stare, non c'erano Eclipse, li ha messi in nastro i ragazzi, perché il nostro direttore sportivo ha detto: no, bisogna uscire col cupolone perché senza non si può girare. Siamo andati lì per fare un giro, per non prendere la multa, perché forse sapete bene che chi è iscritto alla gara però non fa nemmeno un giro paga una sanzione. Noi siamo andati lì dicendo: va bene, per la prossima gara vedremo di fare la gara, che era quella in Spagna, qui andiamo per non prendere la multa, facciamo un giro e poi diciamo: vabbè, la macchina si è fermata ed era finito lì. In realtà il cupolone è volato via e abbiamo lavorato altre 3-4 notti, quanto, Maurizio, dopo il viaggio sulla 1 in 5 per arrivare sì, a Jerez, e il cupolone si era
smerigliato completamente la presa d'aria, spaccata una pancia, l'abbiamo riparato e alla fine l'abbiamo verniciato creando una cabina di verniciatura dentro al camion. Ecco, allora avete presente questa foto? Allora, lo vedete adesso, lo vedete questo signore qua? Io sono lì vicino a una gomma, mi si vede in fondo a destra, sotto la signora Vita. Questo bel giovine qui, che ve lo indico, questo qua con i capelli rossi, è Oliver. Lui non ha mai avuto i capelli rossi, tranne quel giorno lì, perché ha passato la notte dentro alla bisarca foderata dei giornali che avevamo a verniciare il cupolone, perché volevamo che comunque la macchina fosse presentabile. Si poteva fare un rabbercio in carbonio e lasciarlo così, si può fare tutto al mondo. Allora vale la pena ricordare chi c'era, e questo è proprio il nucleo delle persone che hanno girato tutto l'anno con la squadra. È Franco Scappini, il secondo pilota della Life, Francesca Papa, la moglie all'epoca di Vita, Emilio Gabrielli, il camionista che ha portato avanti e indietro la macchina lungo tutta l'Europa, a volte nascondendo anche, quando c'erano ancora le frontiere, abbiamo nascosto un meccanico nella macchina andando in Germania perché si era accorto di aver scordato a casa la carta d'identità. Allora mi raccontarono, l'hanno nascosto dentro la macchina per non farlo vedere dove è Emilio Gabrielli. Bruno Giacomelli, Willy, Luca, che credo si chiamasse Luca Cantoni, Willy, non mi ricordo il nome, Oliver Piazzi, e questo sono io, Maurizio Ferrari, accovacciato su. E questa è diventata alla fine veramente, direi, la foto ufficiale del film o di quello che è stato la nostra stagione del 1990. Come dicevamo prima, dal punto di vista umano è stata un'avventura straordinaria, anche dal punto di vista dei piloti. Io con Franco Scappini e con Bruno Giacomelli sono rimasto in contatto, sono due persone veramente che ci hanno aiutato tanto, sono sempre stati con noi, in particolare Bruno Giacomelli, cioè il pilota che ha corso in assoluto più gran premi con l'Alfa Romeo, con una carriera bellissima, lunga, e in quell'anno non ha mai fatto mancare il suo supporto e ci è sempre stato vicino negli alberghi non di lusso che frequentavamo. È stato veramente un amico e un maestro, ecco, per me. Un amico vero. Sì. E anche con Franco, tanto più che sì. Io, finita l'avventura Life, sono andato negli Stati Uniti a fare l'Indy con Franco Scappini. Poi la storia è finita velocemente per una storia di sponsor, però siamo andati insieme. Una cosa simile è successa anche alla Ferrari nelle qualifiche, era Germania 94 che perse una parte della cupola sopra il motore, quindi insomma vabbè, se succede alla Ferrari anche di semiassi, noi non ne abbiamo mai persi di quello. Ecco, ma volevo rilacciarmi una cosa del motore JAD, ma com'è stata presa la decisione di passare al motore JAD, appunto sapendo delle problematiche che ci sarebbero state nell'adattarlo? Sai, il motore JAD è venuto perché si sperava sempre di trovare uno sponsor per poter proseguire, e allora poter fare le ultime 4 gare potendo prequalificarsi almeno per poter dire di andare a fare le qualifiche, si è detto vabbè, proviamo a montare un motore che al momento era un motore che veramente aveva tanti cavalli, li aveva veramente, perché noi quando ce l'hanno dato, quello buono, l'abbiamo messo al banco e aveva più di 600 cavalli. E quello buono, perché il primo ci è stato dato che era completamente fuso. Allora noi arriviamo a Monza, prendiamo questo motore, lo apriamo e questo era inchiodato sulle bronzine. Ci hanno rifilato un pacco del valore di $70.000, il primo. Poi per fortuna, visto che la cosa era un po' troppo grossa, si vede, hanno così deciso di inviarcene un altro. Quando noi abbiamo cominciato veramente a strillare, ce ne hanno inviato un altro e in Portogallo si sono ripresi il loro motore, ma il primo era veramente
un pezzo di metallo rotto che ci hanno rifilato. No, pisciava olio dagli scarichi già quando è arrivato. Abbiamo tolto le flange, mi hanno detto no, è impossibile. Ma sai, togli le candele, con la chiave non gira neanche l'albero motore, mi ricordo questa. Poteva metterci un mattone dentro che sarebbe stata la stessa cosa. Quelli che sono diventati famosi 7 minuti di Imola, qual è in realtà la vera storia? Perché ovviamente detta nel nostro video è stata anche un po' volutamente esagerata, ma in realtà c'è un motivo per cui quel giro durò così tanto. Ma semplicemente la macchina ha avuto un problema, l'uscita ha percorso la corsia box, all'uscita della corsia ha avuto un problema, si è fermata e la macchina, una volta finite le prequalifiche, è stata recuperata dal carro attrezzi, che invece di tornare indietro sulla corsia box ha fatto tutto il giro della pista, e perciò probabilmente il transponder è rimasto acceso e ha segnato quel tempo. Quello era il tempo del carro attrezzi. Esatto. Comunque un tempo di tutto rispetto, se vogliamo dirlo. Ottimo. Tutto per un carro attrezzi. Sì. A proposito del motore, piacerebbe anche dire che una volta finita l'avventura in pista del motore Life, Oliver si è dedicato a sviluppare, perché il motore aveva evidenti problemi di potenza, cioè comunque indipendentemente dall'architettura questo motore non dava i cavalli che avrebbe dovuto dare. Allora si è dedicato con i rottami, riuscendo a far fare 4 pistoni, modificando un po' le teste, a vedere cosa sarebbe potuto venire fuori, e ha fatto una cosa abbastanza interessante, cioè ha tolto tutte le 2 bancate laterali e sviluppando la bancata centrale come un 4 cilindri in linea sono venuti fuori 30 cavalli con un po' di lavoro sulla bancata centrale. Ora moltiplicateli per 3, togliete qualcosina perché poi dopo c'è più roba che gira, quindi qualcosa si perde, vengono fuori già un'ottantina di cavalli, solo così, no? Quindi dai 480 che vedevamo al banco veri saremmo arrivati già a 560, problemi di affidabilità a parte. È bello anche sfatare il fatto che questo motore non poteva funzionare perché questa architettura non avrebbe mai potuto funzionare. Per l'affidabilità non lo sappiamo esattamente, penso, anche se sono state fatte poi sempre dopo delle modifiche che hanno probabilmente migliorato molto l'affidabilità. I cavalli sarebbero venuti fuori. La macchina è andata a Goodwood e lì abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, perché intanto la macchina ha fatto 2 salite complete, una con Arturo Merzario al volante, l'altra con i proprietari dell'Ora, che si chiama Prandina, che nelle foto di Goodwood vedete, lui era un po' un omone, non sta nell'abitacolo, tant'è che doveva cambiare, tenere il volante con una mano e cambiare così con la mano sinistra, perché non riusciva a infilare la mano nell'abitacolo. Lui era piuttosto grosso e anche un po' sovrappeso. Però abbiamo fatto 2 salite complete veramente nel tripudio della folla. Abbiamo avuto sicuramente più gente ai box a Goodwood, cos'era, 2009-2008, noi della Formula 1, cos'era, una macchina che era al nostro fianco, che teoricamente, diciamo, pur non essendo una McLaren, una Ferrari, però andava sicuramente più veloce della Life. Poi, siccome siamo tutti onesti, Oliver si era portato una biella e l'aveva messa in esposizione. La biella adesso non sappiamo più dove sia, non l'abbiamo più trovata. E venne Coulthard alla partenza della salita di Goodwood, del Festival of Speed, e mi ricordo che venne da noi e disse: ma questa è la Life? Sì, ma il motore originale, il motore W di Rocky, quello con cui ha corso nel 90, abbiamo partecipato. Aveva dimostrato una conoscenza, una buona conoscenza dell'argomento. No, volevo sapere, quando poi la scuderia ha dovuto chiudere i battenti, non avete fatto le ultime 2 trasferte extra oceaniche in Giappone, in Australia, perché ovviamente non c'erano più soldi, e niente, cioè, nel senso, penso che ormai la cosa fosse risaputa, insomma, lo sapevate già che avreste chiuso a breve, ecco, però come avete reagito, insomma? Il materiale è stato portato a Milano per poter essere spedito in Giappone e Australia. Poi Eccleston ha detto che gli arretrati erano troppi e non è stato caricato il materiale sull'aereo.
Tornati indietro, io insieme anche con Bruno Giacomelli abbiamo detto vabbè, ma adesso che i problemi li abbiamo risolti, che la macchina funziona, andiamo a girare per vedere se la macchina è veramente in ordine per poter andare. Sono andato in Ferrari a chiedere di poter usare la pista a Fiorano. Mi hanno tirato un po' le orecchie per il mio capo e mi hanno detto va bene, potete venire. Era novembre, una giornata, non pioveva ma la pista era praticamente bagnata, c'era la nebbia, veramente una brutta giornata. Bruno ha girato un po' con dei tempi impossibili perché era un viscido incredibile. E poi mi fa dai, hai lavorato tanto, fai qualche giro. Io non volevo farlo perché ma sei matto, no, devi girare, e mi hanno infilato un casco in testa e ho fatto 10 giri. Ma anche lì era talmente difficile stare dentro alla macchina che al 10° giro, al tornantino in fondo, mi sono girato perché era impossibile, ho messo la marcia sbagliata, ho dovuto sfrizionare, ho fatto un testacoda, sono rientrato perché ho detto basta, qui ci sono troppe strumentazioni, se per caso vado fuori e falcio un po' di telecamere e di sensori mi rovina la vita, perciò mi sono fermato. Però devo dire che Ferri, che era il direttore della pista, quando vide la macchina ci fece complimenti perché la macchina era rifinita bene, tutti i cofani che avevano le chiusure giuste, veramente ci rimasi perché lui, vedeva le Ferrari tutti i giorni girare, a quel tempo si poteva girare, perciò sono veramente stato contento perché la macchina è stata realizzata con quei 2 ragazzi che c'erano rimasti e che veramente hanno dato l'anima per arrivare a quel risultato. Un altro aneddoto che abbiamo trovato e che abbiamo riportato nel video è che appena chiusi i battenti avete capito quale fosse il problema del motore V12. È vero che è successo appena finita la lavoro in Formula 1? Allora, Ernesto la racconta così. Dico Ernesto perché è veramente un amico, io devo ringraziarlo perché un'avventura così non l'avrei mai potuta vivere. È facile dire abbiamo scoperto che cosa, non è stato scoperto niente, in teoria è tutto risolvibile, nella pratica bisogna provare. Io dico sempre quando faccio un motore o qualcosa e mi dicono quanti cavalli ha, come va, come fa, vabbè aspettiamo che lo mettiamo al banco, dopo te lo dico. E lì è uguale, sì, la teoria dice forse se avessimo fatto la lubrificazione forzata, se avessimo messo la bronzina, tutte teorie. In realtà il problema è quello. Io oggi se trovassi qualcuno di appassionato che dice guarda ho 20.000, 50.000 euro da spendere, cosa ci facciamo? Qualche idea ce l'avrei, però non è che sono qui a dirti guarda così funziona, no. Qualche idea per poter dire forse una strada si potrebbe trovare, non lo so, una te la potrei dire in 2 secondi. Quel motore aveva un alesaggio abbastanza piccolo, 81, forse girando con un alesaggio da 83-84 con una corsa molto più corta le sollecitazioni diminuiscono di tanto e magari le cose possono cambiare, però è un'idea, non è una realtà. Vi faccio vedere una delle modifiche a cui fa riferimento Oliver. In questo, vedete qua che c'è un buchino? Io non riesco a capire se si vede che c'è questo buchino qua dove indico col cacciavite. Qui proprio si vede che c'è un taglio. Aveva girato tanto e a lungo sul banco prova, manifestando qualche problema di lubrificazione sulle biellette laterali. A quel punto Rocky decise di fare questo buchino che portasse un po' più di lubrificazione, non in pressione, in aria, diciamo, verso la bielletta laterale, e questo mandò probabilmente in crisi la bronzina principale. Poi nel motore è stato mandato a Goodwood,
c'è una soluzione che dovrebbe, come diceva Oliver, risolvere questo problema. Diciamo che lì si era aperto un buco per ovviare un problema che ne aveva creato un altro. Il problema di base è che non c'erano i soldi, non c'era il tempo per fare lo sviluppo che sarebbe stato necessario. E adesso ci rimarrà questo grosso punto interrogativo, a meno che in ascolto non ci sia un mecenate appassionato di motori e semistellari. Come mai secondo voi questo motore W12 non è stato, cioè questa idea non è stata ripresa più da nessuno? Come mai è stata abbandonata così? Il problema di questo motore, al di là dei difetti suoi intrinseci, è che in vettura in quegli anni si stava spingendo tanto sul discorso della Coca-Cola, no? Hai presente? Dove la macchina si restringe a livello del cambio. Se tu guardi il JAD 76 gradi, poi in realtà è a 75 gradi, è stato fatto per tirare sulle teste, per aumentare il passaggio dell'aria laterale, cioè per aumentare, per stringere ancora di più la Coca-Cola, fare in modo che le pance risultino con una curvatura più accentuata per liberare la zona, diciamo, dove c'è la sospensione del semiasse per il flusso dell'aria. Chiaramente questo motore cos'ha? Che non può tirare su le due teste laterali, perché lo spazio ha un ingombro tale che non è più possibile, e perciò dal punto di vista aerodinamico per una Formula 1 moderna non è una conformazione possibile, perciò nessuno ha ripreso questa cosa per quella ragione. Si sono innalzati tanto i regimi di rotazione negli ultimi anni che un'architettura con una biella così grande, già non sappiamo se come avrebbe reagito veramente, nonostante fosse stato possibile eventualmente uno sviluppo a 12.000 giri, figuriamoci a 16 o 17. Cioè, noi siamo stati un team romantico degli anni 60 all'inizio degli anni 90. C'è stata questa idea straordinaria, romantica, di un motore diverso da tutti gli altri, di un progettista che aveva fatto la storia della Formula 1 davvero, anche se non era un uomo che amasse i riflettori, Rocchi, quindi se ne parla molto meno di quanto non meriterebbe, no? Però era comunque un'idea nata negli anni 60 che onestamente dico avrebbe potuto funzionare, probabilmente sì, avrebbe potuto vincere, personalmente credo di no, perché il mondo era andato avanti con tutte le risorse del mondo. Questa è una mia opinione personale, avrebbe potuto funzionare bene, sì, avrebbe potuto essere migliore del V12 della Ferrari, non credo, io personalmente. Poi dico il V12 della Ferrari perché l'ultimo V12, dopo sono andato in Ferrari, l'ultimo V12 è stato un motore assolutamente straordinario, però resta il fatto che è stata una bellissima idea, una grande avventura. Bisogna fare un passo indietro. Quando sono finita l'era del turbo, allora erano dei 6 cilindri, il motore era molto corto, i serbatoi della benzina non potevano più essere laterali, ma dovevano essere dietro alla schiena del pilota. Allora montare un motore 12 cilindri con tutta la benzina dietro alla schiena del pilota portava a far sì che le macchine avessero un passo molto lungo, perciò l'idea di Rocchi era: facciamo un motore più corto per poter avere una macchina più agile, perciò questa era l'idea, cioè cercare di fare un motore a 12 cilindri con un ingombro di un 8 cilindri. Però poi il discorso aerodinamico, come dicevo prima, forse Rocchi 10 anni fuori dalla Formula 1, il discorso dell'aerodinamica è un discorso che per lui era poco importante, o quantomeno non era così addentro a questo discorso lì della Coca-Cola, del passaggio dell'aria, che è diventato fondamentale ancora oggi nelle Formula 1. Bene, Maurizio ha detto prima che dopo
sei andato in Ferrari, e quindi Sì. la domanda che volevo fare era: voi avete vissuto appunto un'era della Formula 1 che era un po' quell'epoca di transizione in cui mano a mano si sono eliminati questi team piccoli. L'ultimo poi a venire fuori è stato, l'ultima storia clamorosa è stata per esempio la Mastercard del 97. Però ecco, avete poi ancora lavorato in Formula 1 e come avete visto insomma questa evoluzione che c'è stata all'interno del circus? Io ho lavorato in Ferrari dal 93 al 97 nell'ufficio di elettronica, e in particolare scrivendo molto software per il controllo motore. E la cosa che faceva impressione a volte, uscendo tardi alla sera, sai, quando sei in un laboratorio tu hai un lavoro e devi fare quello, lo fai il meglio possibile, in particolare poi il controllo elettronico di un motore 12 cilindri che gira a 17.000 giri è anche complicato tecnicamente, poi c'erano da fare tante cose nuove in quel periodo, il drive by wire eccetera. Esci alle 9:30 di sera dall'ufficio, per cancello ci sono 300 persone, e allora in quel momento ti rendi conto che lavori in un posto speciale, ecco, perché dici, ma cosa fa? Ah, caspita, oggi c'è Schumacher, un ambiente che era l'esatto opposto. Io ho avuto la grande fortuna, lavorando alla Life, di vivere questa avventura, ma di avere come maestro Rocchi. Sono rimasto in contatto anche con la famiglia fino a 2 anni fa, quando sua moglie poi è venuta a mancare. Gli amici come Oliver, Franco, Bruno e gli altri. Ferrari il lavoro è stato totalmente diverso, ecco, come ci si aspetta che sia dentro una realtà di quel tipo. Se c'è per caso magari ecco qualche aneddoto che nel frattempo ci siamo saltati, ci siamo persi e che merita di essere raccontato prima di concludere, che vi viene in mente? Di aneddoti ce ne sarebbero tantissimi, non so quanti si possono raccontare perché poi vi chiudono il canale. Un aneddoto di quelli che si possono raccontare: a fine stagione il team era fallito, non c'erano più soldi, era saltata la trasferta in Giappone e Australia. A un certo punto Vita mi dice: ingegnere, siccome io parlo piuttosto bene l'inglese, guardi, qua c'è il numero di telefono di Mika Häkkinen, lo chiami e chiede se vuole venire a provare la macchina per l'anno prossimo. Ora Häkkinen in quel momento aveva vinto il campionato Europa Formula 3 e si sapeva, era l'astro nascente dell'automobilismo, poi ha dimostrato coi fatti di che pasta era fatto. E allora io, giovane ingegnere di 28 anni, ho preso la palla al balzo, non avevamo la macchina, non avevamo più niente, gli avremmo fatto provare, non lo so, una 127 in pista forse, no, comunque scherzi a parte, non avevamo assolutamente modo di fargli provare la macchina, e gli ho telefonato e ho parlato con Mika Häkkinen. E lui gentilmente ha negato, ha detto no, non sono interessato, grazie. Devo dire che ancora oggi non capisco bene il perché ci abbia detto di no, perché è un mistero perché abbia così rifiutato un invito così interessante. Però sì, ho parlato con Mika Häkkinen e il bello è che la macchina non c'era proprio. Vi ringrazio molto per averci chiesto di raccontare questa storia, e comunque è una cosa che con tutte le ricerche che si possono fare, molte cose se non sono raccontate da chi ha vissuto quei momenti è difficile saperle, quindi grazie per averci fatto questo regalo e per aver condiviso con noi quella che è stata un'avventura straordinaria nel suo piccolo per la Formula 1. No, infatti Andrea, volevo ringraziare sia Oliver sia Maurizio per essere stati qui con noi. Insomma, io quando loro erano in Formula 1 io avevo 5 anni e insomma di queste storie qua ne sono innamorato, e quindi ho anche un po' di emozione a parlare con delle persone che hanno lavorato per Formula 1, che hanno messo passione, hanno messo dei sogni, e nonostante
al giorno d'oggi anche la Formula 1 ormai è tutto diventato un business, ancora forse quando loro hanno lavorato si poteva fare qualcosa, adesso non si può più fare, però queste storie così romantiche sono quelle che mi piacciono e ci piacciono di più raccontare anche nel canale, quindi grazie. Grazie a voi.